Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi è un video molto speciale a tema make up. Voglio provare con voi alcune tips che ho trovato su TikTok. Io non mi so assolutamente truccare e quindi proveremo assieme queste tips per vedere se funzionano o no. Partiamo subito con il legarmi i capelli perché fa caldissimo e ho anche il ventilatore acceso, quindi se sentite dei rumori un po' molesti è il mio ventilatore. Sono tipo le 11 di sera e fa ancora caldissimo, non so se ci sono tipo 35 gradi. Cioè, a me piace tantissimo l'estate, per carità, però quando c'è sto caldo è allucinante. Fascetta ranocchietta, molto sexy, e partiamo. Allora, iniziamo con la base, che questa qua non è una tips, però se non mi metto la base non mi si attacca il fondotinta, quindi metto un po' di questa base. Io uso Skin Tone Face Base, è della Kiko e dà sul verde. Se il pennello non è sporco, è proprio macchiato, e io farò come faccio sempre perché non sono proprio capace. Qua sotto ho il telefono con i video per vedere quello che devo fare, quindi se vedete il telefono per quello. Io faccio un po' così a caso, ripeto, non mi so assolutamente truccare, quindi metto giusto pochissimo di questa base perché se no non si attacca niente sul mio viso proprio. Ok, mi sono avvicinata allo specchio perché porto gli occhiali e non vedo niente. Il primo tips che ho trovato è prendere un bicchiere di acqua e prendere il fondotinta. Eccolo qua, io ho comprato questo che non ho ancora provato, quindi sarà una rivelazione. Ho preso il numero 5, in realtà non è un fondotinta, è una baby cream, quindi non so cosa succederà. Se n'è andato tutto nel fondo, bene. Sta creando della specie di vermetti di fondotinta alieni. Non penso sia una buona idea, però vediamo. Sempre con lo stesso pennello. Devo andare a recuperare questi bruchi di fondotinta. Forse essendo una BB cream non è proprio il massimo, però sto facendo un pasticcio. Però avevo solo questa. Bene. Adesso qua c'ho il sì, io guardo in basso, però mi sono tirata sullo specchio. Qua sulla fronte si vede. Adesso cerco di recuperare altri buchi. L'acqua è diventata una schifezza. Sì, non so. Iniziamo subito con un bel fail. Ha provato questo metodo? No, assolutamente no. Quindi cosa farò? Andrò a struccarmi perché questo orrore qua mi rifiuto di tenerlo in faccia. Ok, mi sono più o meno struccata. Non era rimasto niente di quella BB cream. Comunque riproviamo a mettere un po' di base. Adesso il pennello inutilizzabile, ne devo utilizzare un altro. Prenderò questo anche se non va tanto bene, però solo questo. Quindi mi rimetto la base e torno.
mi rifiuto categoricamente di rimettermi il fondotinta per quanto sia leggero, perché non ho voglia. Quindi mettiamo, adesso facciamo il lifting usando il correttore. Proviamo, lo metto un po' sulla mano perché avendo l'acne è meglio non toccare direttamente il prodotto con i brufoli. Con un pennellino userò questo piccolo. Devo fare le righe sono qua sotto, qua, poi ce n'è una qua, più o meno, sì, e una qua. Ok, adesso le metto anche dall'altra parte. Ok, adesso vado a sfumare quello che ho messo. Ovviamente non avrà lo stesso risultato che metterlo col fondotinta, però già, qua non mi convince tanto questa, forse per il mio tipo di viso non va bene, non lo so. Forse l'ho fatta solo troppo grossa. Così ho più o meno sfumato. Non mi convince questa, però queste due mi piacciono perché sembra che mi fa salire un po' l'occhio. Essendo effetto lifting dovrebbe farlo. Carino. Questo lo consiglio. Questa non mi convince. Boh, l'avrei fatta in un altro punto. Però va bene, dai. Ok, ora proviamo a fare qualcosa per le mie occhiaie, sempre con l'aiuto delle tips di TikTok. Iniziamo con un pochino di blush, prendo un pennellino, questo qua, e lo devo mettere, ne prendo un bel po', lo devo mettere qua, non tanto perché il mio è scuro, qua. E poi riprendo il correttore, ne prendo un po', uso sempre questo, e lo devo mettere qua. Ok, poi lo devo sfumare, così sembra che ho gli occhi pesti, sembra un panda. Ok, ora vado a sfumare.
piace un sacco. Perché il correttore va bene, ti togli diciamo l'occhiaia, ma questo rosino ti dà un colorito che non è quel giallino grigio solito del fondotinta. Bello. Forse se avessi avuto un fondotinta, non un fondotinta, scusate, un blush un po' più chiaro, però basta usarne un po' meno. Carino. Ora proviamo a fare il contouring. Io ho questa palette che non ho, adesso vi faccio diventare ciechi, che non ho mai utilizzato, quindi non so neanche quale dovrei utilizzare. Proverò a usare questo qua di mezzo, vediamo se ha un colore decente. Non ho neanche un pennello da contouring perché, ripeto, non lo faccio. Comunque piuttosto volatili. In teoria nel video hanno tipo questo qui, liquido così, però io non ce l'ho, quindi proverò a farlo così. Questo qua per il viso tondo, quindi devo fare così. C'ho qua lo specchio e mi ostino a non utilizzarlo. Allora in teoria fa così e così, penso. Sì, però no, si vede, penso. Si vede? Non lo so. Proviamo a usare anche un po' di questo perché non si vede un cavolo. Magari non lo vedo io, poi del video si vede benissimo. Ok, adesso lo vedo di più. Ok, adesso prendo questo qua, ripeto, professionale come pochi, e lo sfumo. In teoria ci vorrebbe, penso, un pennello un po' più sottile, però questo abbiamo. Così. Adesso provo a guardarmi. Sì, cioè io lo vedo l'effetto. Poi che l'abbia fatto sbagliato non c'è dubbio, però così. Adesso proviamo dall'altra parte. Ho utilizzato questo qua e un po' di questo, perché se no non si vedeva. Adesso lo vedo. E così. Una riga così e così circa. Oh signore. Ok. Voglio piangere. Perché? Ok, allora adesso sfumo. Devo assolutamente comprare un pennellino per fare contouring. Datemi un consiglio su quale pennellini usare, pennelli eccetera, perché io proprio sono ignorantissima in materia. Mi vergogno addirittura a uscire truccata, cioè preferisco uscire con i brufoli che uscire truccata, non so, perché sono molto fiduciosa delle mie capacità. Ok, non so se è venuto uguale, però non è male, penso che lo utilizzerò per uscire. Poi in teoria andrebbe un po' di contouring anche qua, quindi noi facciamo tipo così e poi sfumo. Mi resteranno palline sulla fronte, vabbè. Bello, sembra con le macchie solari sulla fronte adesso. Ma io sono piuttosto soddisfatta. Poi sempre con la palette del contouring andiamo a fare un naso. Io ripeto, non ho il contouring in formato liquido, quindi mi devo accontentare delle polveri che sono molto più complicate, però vabbè. Proviamo con questo qua chiarino.
sporco appena le dita e devo fare questo. Non so se forse dovrei provo a utilizzare quello un po' più scuro. Questo si vede indubbiamente. Oddio, sono sottilissimo adesso, che brutto. Ok, forse devo sfumarlo un po'. Provo con questo, tanto. Non mi dispiace, però il naso preferisco tenerlo come ce l'ho. Così. Con il correttore liquido in crema è un pochino più facile, però ci accontentiamo di quello che c'è.